Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme un videogioco Play to Earn che gira ovviamente su blockchain molto interessante per delle caratteristiche particolari. Prima di tutto è un videogioco che abbatte le barriere di ingresso per quanto riguarda i costi. Infatti si potrà giocare con il solo costo di un Matic, nel momento in cui sto registrando il video circa 1 euro, 1,20 euro di valore. Che cosa facciamo con questo Matic che andiamo a spendere? Noi andiamo essenzialmente a comprare una land, una terra, dove di sopra viene costruita un villaggio, viene costruita la nostra fattoria, che ci immergerà in un simulatore di vita di un contadino in stile Stardew Valley, in stile Harvest Moon per chi conosce questi titoli su console, e ci permetterà con ogni singola azione che andiamo a fare, da quella più basilare, da andare a piantare un ortaggio e rivenderlo ai mercati, a quella un pochino più complessa, da creare ricette, da craftare degli oggetti per andarle a rivendere sempre nel mercato interno oppure nel mercato esterno come OpenSea, ci permetterà di andare a guadagnare il token del videogioco, il token SFL. Prima di cominciare vi chiedo gentilmente, per supportare il mio lavoro, se avete voglia ovviamente, di iscrivervi al canale e lasciarmi un like e unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Ma adesso andiamo a vedere, dopo la sigla, Sunflower Land. Siamo sulla pagina ufficiale di sunflowerland.com, un videogioco play to earn su rete Polygon. Il videogioco è già funzionante in versione beta e lo andremo a vedere più avanti, ma la cosa interessante è che rispetto a tutti gli altri play to earn è possibile giocare a questo gioco, che è un simulatore di vita di un contadino tipo Stardew Valley o abbastanza simile ad Animal Crossing o ad Harvest Moon, che sono tutti videogiochi che sono usciti per console classiche, come ad esempio Nintendo Switch, PC o altre console. Gira su rete Polygon, quindi alta velocità e bassi costi di transazioni, e per poter giocare c'è bisogno solamente di un Matic, quindi al cambio attuale, nel momento in cui sto registrando il video, circa 1,20 euro. Per poter interagire con il videogioco su blockchain e con i suoi NFT, per poter incominciare a giocare, bisogna ovviamente utilizzare un wallet non custodial, come ad esempio MetaMask, debitamente settato sulla rete Polygon Matic. Vi lascerò in sovraimpressione, comunque a fine di questo contenuto, una guida completa per quanto riguarda MetaMask. Comunque, una volta che avete scaricato l'estensione di MetaMask e creato il vostro portafoglio, vi troverete sulla pagina di MetaMask per quanto riguarda Ethereum, perché vi ricordo che MetaMask nasce per Ethereum. Per impostare Polygon Matic è semplicissimo, bisogna andare su rete principale, aggiungi rete e vedete che ci sono questi spazi che vanno compilati. All'interno della documentazione che potete trovare del videogioco Sunflower Land, documentazione che vi invito sempre a leggere in qualsiasi tipo di videogioco play to earn o progetto, sono delle informazioni importantissime, trovate la sezione Getting Setup e vedete che ci sono tutti questi dati che vanno inseriti negli appositi form. Non dovete fare altro che copiarli e incollarli in questi spazi, dopodiché si clicca su salva e in questo caso avrete inserito un Polygon Matic su MetaMask. Una cosa importante per interagire con il gioco e comunque con le DEP o l'ecosistema di Polygon Matic, una volta che l'avete settato su MetaMask, dovete avere dei Matic all'interno del vostro wallet, prima di tutto per il pagamento delle fee e poi eventualmente per interagire con le applicazioni, il videogioco, qualsiasi altra cosa voi vogliate, ma è importante detenere dei Matic per l'interazione, per il pagamento delle fee, se no rimanete bloccati. Il videogioco avrà un token utility interno che si chiamerà SFL come acronimo e come vedete nella home page vi dice che non sarà tradabile prima del 9 maggio, quindi attenzione, se trovate dei token simili fino al 9 maggio sono delle scam. Questo videogioco nelle prime fasi di test, nelle prime fasi dove l'hanno reso disponibile agli utenti, hanno già raccolto più di 100.000 account e addirittura nelle prime fasi era persino crashato per dei problemi di sovraccarico
di utenti, sovraccarico di reti che attualmente hanno risolto. Quindi questo per intendere quanto hype c'era già dietro questo gioco. All'interno del videogioco, come potete vedere, è proprio un simulatore di vita di contadino, quindi si può piantare, seminare, dare da bere, andare a pesca, vendere ortaggi, allevare degli animali che sono poi tutti sotto forma di NFT che si possono anche andare a vendere direttamente su OpenSea. Gli oggetti, a seconda poi della loro distribuzione all'interno del gioco, diventano sempre più rari a seconda di quanto se ne possono trovare e creare, quindi sono anche degli oggetti ad edizione, chiamiamola così, limitata. Quindi per gli amanti dei simulatori di vita in stile un po' retro, in stile pixel art, questo può essere veramente una chicca. E per gli amanti invece anche dei play to earn, può essere una chicca anche per loro, perché con il costo così basso di un Matic per poter iniziare a giocare va a battere tutte quelle barriere economiche che tantissimi giocatori, soprattutto quelli che si avvicinano al settore dei play to earn per la prima volta, che non hanno grossi capitali da investire, giustamente si tratta comunque sempre di un videogioco, non riescono a superare, quindi non riescono a giocare per l'elevato costo di ingresso. Quindi attualmente dal costo d'ingresso alla gestione del videogioco, e poi andremo a vedere nel dettaglio il videogioco in sé e tutta la sua economia, sicuramente è un gioco su blockchain veramente da tenere in considerazione, che potrà, ovviamente se continuano a sviluppare nel modo corretto, prendere davvero piede, anche grazie all'utilizzo di Polygon Matic che inizia ad essere utilizzata anche per questo settore. In fondo al sito potete andare a trovare alcuni membri del team con i loro profili Twitter e LinkedIn, e vi invito in autonomia ad andare a verificare le informazioni che trovate in questa pagina. Cliccando in alto a sinistra su beta si apre questa schermata dove vedete che vi connetterà automaticamente col vostro MetaMask se avete già fatto un accesso anticipatamente. In alternativa su questa schermata troverete il bottone aggiungi a MetaMask, dovete cliccare sopra, MetaMask riconoscerà in automatico Sunflower Land, approverete la transazione, il collegamento e apparirà questa scritta dove vi dice che sono già state mintate tutte le land disponibili, ma si avrà la possibilità di ottenere altre land in futuro. Quindi non preoccupatevi se attualmente non potrete accedere alla vostra land, alla vostra isoletta, con la paura di essere tagliati fuori, perché questo non è un videogioco P2P, quindi non andate a giocare contro degli utenti che quelli che sono entrati prima sono più avvantaggiati per item o esperienze di gioco. Questo è un simulatore di vita, è un gestionale dove anche se arrivate più tardi all'interno del gioco non cambia assolutamente granché. L'unico vantaggio che hanno magari gli utenti che sono entrati nelle fasi pre-beta e nella fase beta quando era ancora disponibile, e che avranno la possibilità di essere un pochino più avanti con lo sblocco delle aree di gioco e quindi possono farmare magari più velocemente degli utenti che entrano successivamente, perché comunque è un gioco rilassante, va molto a rilento, quindi anche le zone da sbloccare per poter andare a fare farm si sbloccano piano piano, quindi proprio un vero simulatore di vita. All'interno di OpenSea, come potete vedere dal 15 aprile, hanno reso disponibile la possibilità di vendere degli NFT, degli item o comunque degli oggetti in game direttamente su questo store ed è possibile acquistarli. La moneta del videogioco, come detto prima, è il token SFL, token utility e token di governance, che attualmente non è tradabile. Non è ancora in nessun exchange e in nessun DEX. All'interno del videogioco, essendo la valuta in game, per poter espandere le vostre attrezzature, per poter acquistare gli item, bisogna spendere il token del videogioco. E al momento l'unico modo per poter generare questo token, e questa funzione rimarrà ovviamente anche dopo l'uscita sugli exchange, è giocare al videogioco, produrre del materiale, produrre degli item, produrre dei raccolti, andarli a vendere e scambiare per il token SFL. Come nei giochi gestionali più classici di questo genere, per poter ampliare la propria metratura di terreno, la propria fattoria, per poter andare a creare degli oggetti, bisognerà avere delle ricette degli item e andare poi a farli sviluppare
ad esempio dal fabbro, dal sarto oppure dall'allevatore. E lo stesso vale per la creazione dei campi dove si può andare a coltivare. Per poter espandere il proprio terreno bisognerà avere la ricetta, quindi aver raccolto tutti gli ingredienti necessari per poter raggiungere quel livello di crafting. Andando a leggere brevemente la documentazione di Sunflower, è in inglese, ma come sempre cliccate col tasto destro del mouse, traduzione automatica in italiano, anche se non è perfetta, si può comunque capire. Come ho detto anticipatamente, possiamo vendere i nostri ortaggi, i nostri NFT, i nostri item per SFL, che è il token utility, il token governance è la valuta del gioco. Qua abbiamo un elenco iniziale degli ortaggi che possiamo piantare e quanto tempo ci mettono a crescere. Ad esempio il girasole ci mette 1 minuto, la patata 5 minuti, la zucca 30 minuti, fino ad arrivare al cavolo che ci mette 7 giorni per poter nascere, crescere ed essere raccolto. Per poter sbloccare i nuovi campi, quindi allargare il nostro territorio, bisogna creare dei deliziosi piattini da far degustare al goblin, poi lo vedremo nel gioco, che vi permetterà così di espandere i vostri confini. La quantità di SFL richiesta per ogni ricetta, come vedete, cambia dinamicamente in base alla fornitura totale del token. Abbiamo poi anche gli strumenti del mestiere e che anche in questo caso possono essere craftati con la combinazione materiale per costruire l'oggetto e token SFL. Comunque vi invito davvero a leggerlo con attenzione perché vi dà tantissime informazioni. Abbiamo anche le materie prime, pietra, ferro e oro, giustamente per poter craftare i nostri oggetti, per poter rivendere è necessario avere anche un'economia data dalle materie prime e non potevano mancare, essendo un simulatore di vita di un contadino, gli animali: mucca, pollo, maiale, pecora. Ma successivamente verrà data anche la possibilità di andare a pesca, quindi anche di avere dei pesciolini sotto forma di NFT e tutti i vari insetti. Interessante la stagionalità, ovvero il videogioco si muove anche secondo le stagioni, dove a variare delle stagioni varieranno anche le gamme degli oggetti da potenziare, oggetti rari da collezione e quello che ovviamente potremo andare a piantare e seminare. E in alcuni periodi dell'anno alcune risorse diventano più scarse rispetto ad altri periodi, quindi quelle risorse che diventano scarse acquisiranno un valore maggiore in caso di vendita. Andiamo un attimo a vedere la tokenomics per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche del gioco. Vi rinvito ad andare a visionare in autonomia. In Sunflower non ci sono dei token preminati, quindi tutti i giocatori che giocano all'interno del gioco, per quanto riguarda le vendite in game, lo staking, il farming, sono pagati direttamente con le commissioni generate dall'economia del gioco, ed i giocatori giocando diventano così, tra virgolette, i minatori del token. Quindi giocando si va a minare e a creare il token. Ovviamente l'economia è sostenibile, il gioco è sostenibile quando più giocatori giocano a questo videogioco. Infatti il loro obiettivo è progettare un tokenomics e anche degli obiettivi in game che coinvolga gli utenti molto a lungo termine. Qua abbiamo una tabella che vi fa capire ogni volta che andiamo a raccogliere ad esempio un ortaggio e lo andiamo a vendere, quindi lo possiamo scambiare per il token SFL, in base alla circolazione del token quanto ci viene pagato. Il token del gioco è rilasciato su standard RC20 e RC1155. Non ho trovato un'informazione precisa sul rifornimento massimo circolante, quindi se voi lo trovate nel mentre, vi prego fatemelo sapere nei commenti. Il loro scopo, oltre al videogioco, è creare anche un metaverse legato a questo gaming ed andare anche a costruire dei protocolli decentralizzati per andare a potenziare, a migliorare il TVL e la sostenibilità del progetto. Come si può leggere direttamente in sovraimpressione, i principali output dello stage 3 rimangono un token DAO DEX che verrà utilizzato per il PEG del valore SFL. Interessante il sistema tariffario che hanno inserito, ovvero noi scambiando i nostri oggetti in game per il token SFL poi potremo andarlo a prelevare e scambiarlo in qualsiasi DEX o eventuali checks supportati. Per evitare che i giocatori continuino a farmare il token e continuino a prelevarlo svuotando le casse del gioco, hanno inserito questo sistema tariffario a commissione, ovvero meno token vuoi prelevare, più paghi di commissione, mentre più token cerchi di prelevare, meno commissioni vai a pagare.
Questo è un invito agli utenti a giocare a lungo termine e poi a prelevare con basse commissioni, per evitare che ogni volta che ad esempio si va a farmare 10 SFL, un utente li vada a prelevare per un DEX o eventuali checks. Quindi per evitare il prelevamento del token in modo sfrenato e incontrollato hanno inserito questo sistema di fee. Interessante comunque. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che questo video sia stato di vostro gradimento e l'abbiate trovato utile ed interessante. Vi invito come sempre a fare le vostre ricerche prima di investire i vostri soldi, che sia un progetto in criptovalute, che sia un videogioco su blockchain, che poi alla fine è sempre inerente alle criptovalute, anche se questo gioco per permetterci di addentrarci in questo simulatore di vita play to earn ha un ingresso solo di €1. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio soprattutto per il vostro tempo che mi state dedicando e come avete dedicato anche in questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, veramente è un'azione che per voi implica pochi secondi ma per me è importantissima, è il regalo più grande che mi potete fare, e se avete tempo e voglia di unirvi anche nella nostra community Telegram. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti, grazie.